Mia moglie, l'amministratrice delegata, mi fissò dritto negli occhi e disse: «Vai dove ti pare, Jonathan. Se un giorno mi lasci, tornerai strisciando a chiedere scusa». La voce le colava addosso la stessa condiscendenza che riservava ai dipendenti che non rendevano abbastanza. Quel tono l'avevo sentito 1000 volte, ma stavolta, dentro di me, qualcosa si spezzò davvero. La guardai lì, nel suo completo da $3.000, le braccia conserte come se stesse chiudendo un'acquisizione ostile, e dissi le 2 parole che avrebbero cambiato tutto. Vedremo. 3 settimane dopo ero a 800 miglia di distanza, a Denver, e stavo iniziando un lavoro che mi pagava il doppio di quanto guadagnassi prima. Ed è allora che il telefono squillò, un numero che non riconoscevo. La donna dall'altra parte pronunciò 5 parole che mi gelarono il sangue. «Jonathan, dobbiamo parlare di Rachele. Mi chiamo Jonathan Pierce. Ho 38 anni e, negli ultimi 12, sono stato sposato con Rachelle Morgan Pierce, una delle più giovani amministratrici delegate nel settore tech di Boston. Aveva costruito Nexacore Solutions partendo da una startup nel suo appartamento fino a farne un'azienda da $200 milioni con 300 dipendenti. Ero orgoglioso del suo successo. Dannazione, avevo sostenuto ogni notte tardi, ogni cena saltata, ogni fine settimana passato a chiudere accordi invece di stare con me. Ma a un certo punto, lungo la strada, Rachele smise di essere mia moglie e diventò il mio capo. Ogni conversazione si trasformava in una valutazione delle prestazioni. Ogni disaccordo diventava una trattativa che lei doveva vincere. E ogni volta che provavo a parlare di come mi sentivo, mi liquidava con gergo aziendale: «Non siamo allineati su questo punto», oppure «Devo che tu gestisca meglio le tue aspettative». La mattina in cui tutto andò in frantumi iniziò come qualunque altra. Nella nostra cucina con il pavimento di marmo, quella cucina che sembrava uscita da una rivista di architettura. Rachele era già vestita per il lavoro alle 6 del mattino in punto, scorreva le email sul telefono mentre il caffè le si raffreddava. Io stavo preparando la colazione, uova strapazzate e pane tostato, la stessa cosa che facevo ogni mattina, perché era una delle poche cose che potevo ancora fare senza che lei mi criticassi. «Jonathan», disse Rachele senza alzare lo sguardo dal telefono. «Ho bisogno che oggi tu gestisca la situazione con l'impresa. Il preventivo della ristrutturazione della cucina è arrivato a $85.000 e penso che ci stiano sovraccaricando. Contesta il prezzo del piano di marmo». «Buongiorno anche a te», dissi, posandole il piatto davanti. Lei lanciò un'occhiata alle uova come se fossero un rapporto trimestrale deludente. «C'è formaggio qui dentro?» «Sì, come piace a te. Sto facendo una depurazione questo mese. Niente latticini. L'ho detto 3 volte la settimana scorsa». Io non gliel'avevo sentito dire nemmeno una volta, ma era la solita storia. Rachele viveva in un mondo tutto suo, dove tutti dovevano starle dietro, seguire preferenze e priorità che cambiavano di continuo. «Scusa, ti preparo altro». «Lascia perdere. Prendo qualcosa in ufficio». Si alzò, ancora incollata al telefono. «Ah, e ieri mi ha chiamato tua sorella per chiedermi dei piani per il giorno del ringraziamento. Puoi dire alla tua famiglia che il mio assistente gestisce il nostro calendario sociale? Devono passare dai canali appropriati. Canali appropriati per parlare con la sua stessa famiglia. Rachele, non stanno cercando di fissare una riunione del consiglio. Vogliono solo sapere se veniamo a mangiare il tacchino». Finalmente mi guardò, e la sua espressione rese chiarissimo quanto trovasse il mio commento insieme stancante e indegno di lei. «Jonathan, io dirigo un'azienda. Ho 300 persone che dipendono da me per il loro sostentamento. Non posso lavorare in modo efficiente se tutti pensano di potermi chiamare quando vogliono. La struttura crea efficienza. Io sono tuo marito, non un tuo dipendente. Allora smettila di comportarti come uno che non capisce i principi base della gestione del tempo». Afferrò la sua borsa Hermès e si diresse verso la porta. «Gestisci l'impresa. Ho riunioni una dietro l'altra fino alle 7. La porta si chiuse alle sue spalle e io rimasi lì, nella nostra cucina di design,
circondato da elettrodomestici che non usavamo mai e da mobili su cui non ci sedevamo mai, rendendomi conto che non ricordavo l'ultima volta in cui mia moglie mi avesse davvero guardato. Non una rapida occhiata mentre pensava al lavoro, guardato sul serio, come se fossi una persona a cui teneva, e non un'altra voce nella sua lista di cose da fare. Se ti sta piacendo questa storia e ti riconosci nel sentirti invisibile nella tua relazione, per favore premi il pulsante iscriviti e lascia un commento qui sotto raccontandomi la tua esperienza. Il tuo supporto mi aiuta a continuare a portarti queste storie reali, e leggo ogni singolo commento. Ora, continuiamo. Quella sera Rachele tornò a casa alle 9:30, che per lei era persino presto. Avevo preparato la cena, pollo alla marsala con verdure arrosto, e l'avevo tenuta al caldo nel forno. Lei mi passò accanto senza una parola, andò dritta nello studio di casa e chiuse la porta. Aspettai mezz'ora prima di bussare. Rachele, la cena è pronta. Ho mangiato in ufficio e sono in chiamata con Tokyo. Puoi non interrompermi quando la porta è chiusa? Tornai in cucina e mangiai da solo, una cosa che probabilmente avevo fatto 200 volte nell'ultimo anno. Il cibo sapeva di cartone. Ultimamente tutto sapeva di cartone. Verso mezzanotte Rachele uscì finalmente dallo studio. Io ero in salotto a leggere, incapace di dormire nel nostro letto senza di lei. Sei ancora sveglio? Chiese, sorpresa. Volevo vederti. Non parliamo davvero da giorni. Sospirò come sospirava quando una riunione si allungava. Jonathan, sono esausta. Possiamo non farlo adesso? Fare cosa? Avere una conversazione con mia moglie. Una conversazione in cui mi elenchi tutti i modi in cui sto fallendo come partner perché sono impegnata a costruire qualcosa che paga questa casa, la tua macchina e tutto il resto. Eccola lì. La carta vincente. Ogni volta che provavo ad affrontare la distanza crescente tra noi, lei tirava fuori i soldi. Quindi faceva lei le regole. Non ho mai detto che stai fallendo, Rachele. Mi manchi. Mi manchiamo. Stiamo bene, Jonathan. Sei di nuovo troppo emotivo. Si incamminò verso le scale. Devo essere in piedi alle 5 per una chiamata con gli investitori. Ne parliamo nel fine settimana. Ma lo sapevamo entrambi che nel fine settimana non ne avremmo parlato. Non succedeva mai. C'era sempre un'altra chiamata, un'altra crisi, un altro motivo per cui la sua azienda aveva bisogno di lei più di quanto ne avessi io. Il punto di rottura arrivò 2 settimane dopo, al gala annuale della sua società. Il tipo di evento in cui l'elite di Boston si radunava per congratularsi a vicenda di essere elite, ospitato al Four Seasons, con champagne che costava, a bicchiere, più di quanto molte persone spendessero di spesa. Per l'occasione Rachele aveva speso $5.000 per un vestito. Io indossavo un completo comprato 3 anni prima, perché spendere soldi per me mi sembrava sbagliato quando non ero io a guadagnarli. Anche questo Rachele me l'aveva portato via, il senso del mio valore legato a una busta paga. La serata iniziò male e peggiorò. Rachele lavorava alla sala da professionista, stringeva mani, faceva accordi, rideva a battute che non facevano ridere. Io la seguivo come un accessorio, presentato ogni tanto come mio marito Jonathan, prima che lei passasse a conversazioni più importanti. Verso le 9 di sera ero in piedi vicino al bar quando sentii la sua voce tagliare la folla. Stava parlando con Bradley Thornton, uno dei suoi investitori, un uomo dai capelli d'argento, sulla sessantina, che aveva fatto fortuna nell'immobiliare. Il segreto, stava dicendo Rachele abbastanza forte perché gli ospiti vicini sentissero, è circondarsi di persone che ti elevano, non che ti trascinano giù. Ho imparato presto che il successo richiede una priorità spietata. Famiglia, relazioni, perfino il matrimonio. Devono servire il tuo scopo più grande, altrimenti diventano ostacoli. Bradley rise. Parole da vera amministratrice delegata. Tuo marito deve essere molto comprensivo. Jonathan. Rachele si guardò intorno finché non mi individuò al bar. Oh, lui sta bene. Richiede pochissima manutenzione.
È la sua qualità migliore, non ha bisogno di molta attenzione. È come avere un animale domestico molto ben addestrato. Le persone intorno a lei risero. Pensavano stesse scherzando, che fosse provocatoriamente brillante come ai potenti è concesso essere. Ma io le vidi la faccia. Non stava scherzando. È così che mi vedeva. Un animale domestico ben addestrato, che non richiedeva molta attenzione. Posai il drink e le passai davanti dritto verso l'uscita. Lei non si accorse nemmeno che me ne ero andato per 20 minuti. Quando finalmente chiamò, io ero già in taxi, diretto a casa. Dove sei finito? Mi pretese. Bradley voleva presentarti qualcuno e tu sei sparito. Hai idea di come mi fa sembrare? Vai all'inferno, Rachele. Riattaccai. Lei richiamò subito. Rifiutai la chiamata. Richiamò ancora. Spensi il telefono. Quando tornò a casa un'ora dopo, io ero nella stanza degli ospiti a fare la valigia. Che cosa stai facendo? Chiese, ferma sulla soglia, ancora nel suo vestito da $5.000. Me ne vado. Me ne vai. Non essere ridicolo. Così, ho fatto una battuta che ti ha ferito. E tu ti stai comportando come un bambino. Smettei di fare la valigia e la guardai. Mi hai paragonato a un animale domestico, Rachele. Davanti ai tuoi colleghi, davanti a persone che ti rispettano. Era uno scherzo, Jonathan. Dio, da quando sei diventato così permaloso? Sono sempre stato sensibile. Sei tu che hai smesso di accorgertene, perché hai smesso di vedermi come una persona. Lei incrociò le braccia, passando alla sua postura da sala riunioni. È assurdo. Stai esagerando per un commento che non significava niente. Se vuoi delle scuse, va bene. Ti chiedo scusa. Adesso smettila di fare la valigia e vieni a letto. Domani abbiamo il brunch dai coniugi Anderson e ho bisogno che tu ci sia. Hai bisogno che io ci sia? Chiusi la valigia tirando la zip. Hai bisogno di me come accessorio, come prova che non sei solo affari, che hai una vita normale. Ma non hai bisogno di me come marito. Non hai avuto bisogno di me come marito da anni. L'espressione di Rachele si indurì. E dove credi di andare, esattamente? A casa di tua sorella. A piagnucolare con la tua famiglia su quanto io sia terribile. Vai pure, Jonathan. Scappa come fai sempre quando le cose si fanno difficili. Ma lascia che ti dica una cosa. Fece un passo più vicino, e la voce le scese in quel sussurro pericoloso che usavano. Inviai le candidature a tutte e tre prima di potermi tirare indietro. La mattina dopo Rachele chiamò alle 6 in punto. Quasi non risposi, ma la curiosità ebbe la meglio. Dove sei? La sua voce era tesa, controllata, ma sotto si sentiva la lama. In un hotel. Quale hotel? Importa davvero? Silenzio. Poi, Jonathan, hai fatto capire quello che volevi. Sei arrabbiato. Lo capisco, ma dobbiamo discuterne in modo razionale. Torna a casa e ne parliamo. Non c'è niente da discutere, Rachele. Ho finito di essere il tuo ripensamento. Il tuo ripensamento? La sua voce salì appena. Ti ho dato tutto. Una casa bellissima, sicurezza economica, contatti che la maggior parte delle persone ucciderebbe per avere, e tu butti via tutto perché ti si sono feriti i sentimenti a una festa. Ancora non capisci, dissi piano. Mi hai dato tutto tranne l'unica cosa di cui avevo davvero bisogno. Te. Non è giusto. Sto costruendo qualcosa di importante. Pensavo che lo capissi. L'ho capito. L'ho sostenuto. Ma a un certo punto hai smesso di costruire un'azienda e hai iniziato a costruire una fortezza per tenere tutti fuori, me compreso. Un'altra pausa. Quando Rachele parlò di nuovo, la sua voce si era spostata su quel tono da negoziazione. Va bene. Ti sento. Torna a casa e ci lavoriamo. Posso cambiare alcune cose.
Essere più presente. Possiamo fare terapia di coppia, se è questo che vuoi. Io non voglio terapia di coppia, Rachele. Voglio il divorzio. La parola rimase tra noi come vetro rotto. Non l'avevo mai detta ad alta voce. Non avevo nemmeno lasciato che mi attraversasse del tutto il pensiero. Ma sentirla adesso, sulle mie labbra, era giusto. Era la verità che evitavo da anni. Non lo pensi davvero, disse Rachele. Ma la voce le tremò d'incertezza. Invece sì. Lo penso davvero. Questa settimana cercherò un avvocato. Jonathan, aspetta. Aspetta soltanto. Non prendere decisioni avventate. Prenditi del tempo per pensarci. Resta in hotel qualche giorno. Schiarisciti la testa e poi ne parliamo. Sul serio. Non c'è più niente di cui parlare. C'è tutto da parlare. Siamo sposati da 12 anni. Non puoi buttare via tutto per una discussione. Non è una discussione, Rachele. Sono 12 anni di discussioni. 12 anni in cui mi hai messo sempre per ultimo. 12 anni in cui io sparivo un po' di più ogni giorno finché sono diventato esattamente quello che hai detto. Qualcosa che non richiede molta attenzione. Sentivo il suo respiro dall'altra parte. Quasi la vedevo nella nostra camera da letto, a calcolare la prossima mossa. Va bene, disse infine. Vattene. Vai dove vuoi. Ma segnati le mie parole, Jonathan. Capirai cosa hai perso. Capirai che nessun altro tollererà il tuo bisogno di attenzioni. La tua richiesta continua di presenza, la tua incapacità di capire che alcune persone hanno priorità più grandi del tenersi per mano e fare discorsi sui sentimenti. Quando te ne renderai conto, quando tornerai strisciando a chiedere scusa, io mi ricorderò questa conversazione. Addio, Rachele. Riattaccai prima che potesse rispondere. 3 giorni dopo mi chiamò un'azienda di Denver, Tech Venture Analytics, una società di medie dimensioni che faceva consulenza finanziaria per aziende tecnologiche emergenti. Avevano visto il mio curriculum, controllato le referenze, e volevano farmi volare lì per un colloquio. Il colloquio andò meglio di quanto mi aspettassi. L'amministratrice delegata, una donna di nome Patrizia Morrison, più o meno dell'età di Rachele ma infinitamente più calda, passò 2 ore a parlarmi della cultura aziendale, dei valori, dell'impegno per l'equilibrio tra lavoro e vita. Abbiamo scoperto, disse Patrizia, che i migliori analisti sono quelli che hanno una vita fuori da questo ufficio. Persone che tornano a casa da una famiglia, che hanno hobby, che ricordano che il lavoro è ciò che facciamo, non ciò che siamo. Questa filosofia risuona in te? Mi venne quasi da ridere. Mi risuonava così forte che mi veniva da piangere. Quella sera mi offrirono il posto. $195.000 di stipendio base, più bonus legati alle prestazioni, tutti i benefit, e assistenza per il trasferimento. Accettai prima ancora di uscire dall'edificio. Quando lo dissi a Rachele 2 giorni dopo, incontrandola in un bar, perché non riuscivo nemmeno a sopportare l'idea di tornare in quella casa, mi guardò come se avessi annunciato che stavo entrando in una setta. Denver, disse, mescolando il caffè senza berlo. Ti trasferisci a Denver? Sì. Ho accettato un lavoro lì. Jonathan, è folle. Stai prendendo decisioni che ti cambiano la vita per una lite. Ti rendi conto di quanto sia irrazionale? Sono più razionale di quanto lo sia stato da anni. Lei si sporse in avanti e, per la prima volta da quando la conoscevo, vidi qualcosa che somigliava a un'emozione autentica nei suoi occhi. Paura, forse. O perdita. O soltanto la consapevolezza di aver fatto male i conti. Non farlo, disse piano. Ti prego. Lo so che sono stata difficile. Lo so che ti ho dato per scontato, ma posso cambiare. Possiamo sistemare tutto. Hai avuto 12 anni per sistemarlo, Rachele. Non l'hai mai fatto perché davi per certo che io sarei sempre rimasto lì, ad aspettare le briciole di attenzione che ti andava di buttarmi. Non è giusto. Non lo è.
Mi alzai. Il mio avvocato ti contatterà per le pratiche del divorzio. Puoi tenerti la casa, le macchine, quello che vuoi. Io voglio solo uscire da tutto questo. Stai facendo l'errore più grande della tua vita, disse, e la voce le si indurì di nuovo. E quando te ne renderai conto, non aspettarti che io ti riprenda. Uscii da quel bar sentendomi più leggero di quanto mi fossi sentito da anni. Il trasferimento a Denver accadde in fretta. Trovai un appartamento in un quartiere chiamato Cherry Creek. Niente di lussuoso, ma pulito e luminoso, con vista sulle montagne dalla finestra della camera. Un posto che sembrava mio, invece che uno showroom costruito per l'approvazione degli altri. Il mio primo giorno alla Tech Venture Analytics fu come entrare in un universo alternativo. La gente parlava davvero tra sé di cose che non fossero soltanto lavoro. Mi chiedevano cosa avessi in programma per il fine settimana, mi invitavano a una partita di softball aziendale, mi includevano nelle conversazioni come se fossi una persona che valeva la pena conoscere, e non solo un altro ingranaggio della macchina. E Patrizia Morrison si rivelò essere tutto ciò che Rachele non era. Valorizzava i contributi, si fidava della sua squadra e capiva che trattare bene le persone non era debolezza. Era la base di tutto il resto. Dopo 3 settimane nella mia nuova vita, il telefono squillò con un numero sconosciuto. Quasi non risposi, ma qualcosa mi spinse a prendere la chiamata. Jonathan Pierce. La voce era femminile, professionale, con un filo di nervosismo. Sì. Mi chiamo Amanda Fletcher. La chiamo per Rachelle Morgan Pierce. Mi si strinse lo stomaco. Che cosa è successo? Signor Pierce, è complicato, e mi scuso per averla contattata direttamente, ma non sapevo chi altro chiamare. Frequento Rachele da 8 mesi. Il mondo mi si inclinò sotto i piedi. La frequenti? Sì, sentimentalmente. Lavoro nel suo edificio. Ci siamo conosciute a un evento di networking e poi è andata così. Mi ha detto che era separata da suo marito, che voi stavate divorziando, che era una cosa amichevole ma necessaria perché vi eravate allontanati. Mi lasciai cadere sul divano, pesante. Ti ha detto che eravamo separati 8 mesi fa? Sì. Questo cambia le cose, disse. Il Massachusetts è uno stato con divorzio senza colpa, ma questo incide sulla divisione dei beni, soprattutto se possiamo dimostrare che ha usato fondi coniugali per sostenere la relazione. Nel giro di una settimana la mia avvocata aveva raccolto prove. Amanda Fletcher era disposta a fornire messaggi, email, ricevute di hotel e cene che Rachele aveva addebitato sulla nostra carta di credito cointestata. Le prove erano schiaccianti, dettagliate, e dipingevano il ritratto di una donna che conduceva una doppia vita con precisione calcolata. L'avvocato di Rachele contattò il mio 3 giorni prima della nostra prima udienza. Volevano chiudere con un accordo, fuori dal tribunale, evitare l'attenzione pubblica che un processo avrebbe portato. Rachele era disposta a darmi un accordo finanziario più che equo se avessi firmato un accordo di riservatezza sulla relazione. Sta proteggendo la sua reputazione, mi spiegò la mia avvocata. Un divorzio pubblico con infedeltà potrebbe danneggiare la sua posizione nella comunità d'affari. È disposta a pagare molto per tenerlo sotto silenzio. L'offerta di Rachele era enorme. $2.300.000 in contanti, metà del valore del nostro portafoglio investimenti, e avrebbe comprato la mia quota in Nexacor al valore di mercato, altri $800.000. In cambio, io avrei accettato di non parlare mai pubblicamente dei dettagli del nostro divorzio. Ci pensai per circa 10 secondi prima di dire alla mia avvocata di fare una controproposta. Non voglio i suoi soldi. Voglio un divorzio onesto. Dille che prenderò ciò a cui ho diritto per legge e niente di più. Ma non firmerò un accordo che mi obblighi a mentire su quello che è successo. La mia avvocata mi guardò come se avessi perso la testa. Jonathan, stiamo parlando di $3 milioni. So benissimo di cosa stiamo parlando. Rachele sta cercando di comprare il mio silenzio perché non sopporta l'idea che gli altri sappiano che non è perfetta. Ma io non voglio i suoi soldi e non voglio essere comprato.
Dille che voglio una divisione equa dei beni coniugali secondo la legge del Massachusetts, e che lei si tenga i suoi soldi del silenzio. Quella sera Rachele mi chiamò direttamente, infrangendo la regola per cui ogni comunicazione doveva passare dagli avvocati. Che gioco stai facendo? Sibilò. Nessun gioco. Non voglio i tuoi soldi, Rachele. Tutti vogliono soldi, Jonathan. È così che funziona il mondo. Forse il tuo mondo, non il mio. Sei stupido. Sono milioni di dollari. Sono milioni in cambio di far finta che il nostro matrimonio sia finito perché ci siamo allontanati, invece che perché tu sei una traditrice seriale che mi ha trattato come un dipendente che si è dimenticata di licenziare. No, grazie. Io ti ho fatto, ringhiò Rachele. Prima di me eri niente. Un analista di medio livello senza prospettive. Ti ho dato tutto. Mi hai dato delle cose, Rachele. È diverso. Te ne pentirai. Quando a Denver faticherai ad arrivare a fine mese con il tuo stipendio miserabile, ti ricorderai che hai rinunciato a milioni per orgoglio. Per me va bene così. E per te va bene che tutti sappiano perché me ne sono andato? Lei riattaccò senza rispondere. Il divorzio fu finalizzato 6 settimane dopo. Ottenni esattamente metà dei beni coniugali, che dopo aver saldato i debiti ammontavano a circa $400.000. Non i milioni che Rachele aveva offerto, ma abbastanza per stare bene e, soprattutto, per essere libero. La storia venne fuori comunque, non perché l'avessi diffusa io, ma perché Amanda Fletcher scrisse un articolo sulla sua esperienza per un blog di business femminile. Non nominò Rachele direttamente, ma chiunque nella comunità tech di Boston poteva capire di chi stesse parlando. L'articolo divenne virale, accendendo conversazioni su potere, relazioni e responsabilità nella cultura aziendale. Rachele provò a fare causa per diffamazione, ma dato che Amanda non l'aveva tecnicamente nominata e tutto ciò che aveva scritto era vero, il caso non portò a nulla. Il consiglio di amministrazione di Nexacor iniziò a fare domande scomode sul giudizio della loro amministratrice delegata. 3 grandi investitori si ritirarono, citando preoccupazioni sulla stabilità della leadership. Io guardai tutto svolgersi da 1000 miglia di distanza, provando solo sollievo per non farne più parte. 6 mesi dopo la conclusione del divorzio, fui promosso a direttore della strategia finanziaria alla Tech Venture Analytics. Patrizia Morrison mi chiamò nel suo ufficio per darmi la notizia. Jonathan, hai superato ogni aspettativa che avevamo quando ti abbiamo assunto. La tua analisi sul conto Morrison ci ha risparmiato $2 milioni in investimenti sbagliati, e la ristrutturazione del portafoglio che hai progettato per il Brennan Group ha aumentato i loro rendimenti del 40%. Sei esattamente il tipo di talento intorno a cui vogliamo costruire questa azienda. La promozione arrivò con un aumento a $240.000, un ufficio d'angolo e una squadra di 3 analisti che riportavano a me. Ma più di tutto arrivò con rispetto, con il riconoscimento del mio valore come professionista e come persona. Avevo anche ricominciato a frequentare qualcuno. Niente di serio, solo caffè e cene con persone interessanti che mi vedevano come qualcuno da conoscere davvero. Era terribile ed esaltante allo stesso tempo, ricordarmi come si fa a essere una persona invece di un accessorio. Una sera stavo cenando con una donna di nome Sara, un'insegnante conosciuta al barbecue di un amico, quando il telefono vibrò, un messaggio da un numero sconosciuto. Jonathan, sono Rachele. Devo parlarti. È importante. Mostrai il messaggio a Sara. La mia ex moglie. È la prima volta che mi contatta da quando il divorzio è finito. Vuoi risponderle? Ci pensai, ricordando la donna che mi aveva detto che sarei tornato strisciando a chiedere scusa. La donna che mi aveva trattato come un animale domestico ben addestrato che non richiede molta attenzione. La donna così sicura del suo potere su di me da non riuscire nemmeno a immaginare che me ne sarei davvero andato. Cancellai il messaggio senza rispondere e posai il telefono a faccia in giù sul tavolo. No, dissi, sorridendo a Sara. Credo di essere esattamente dove devo essere. 3 mesi dopo, seppi da conoscenti comuni che Rachele si era dimessa da amministratrice delegata di Nexacor.
Il comunicato ufficiale parlava di un desiderio di perseguire altre opportunità, ma le voci dicevano che il consiglio l'aveva costretta a farsi da parte dopo che erano emerse altre storie su come trattava dipendenti e colleghi. Provò a chiamarmi altre 2 volte, lasciando messaggi vocali che passavano dal pretendere al supplicare. Jonathan, dobbiamo parlare di tutto quello che è successo. Penso che entrambi abbiamo fatto degli errori. Jonathan, sono in terapia. Adesso capisco cosa ho fatto di sbagliato. Possiamo almeno vederci per un caffè? Non richiamai mai. Non per dispetto. Semplicemente perché non avevo davvero nulla da dirle. La persona che ero stato quando eravamo sposati, quel Jonathan che credeva di aver bisogno dell'approvazione di Rachele per avere valore, non esisteva più. Un anno dopo aver lasciato Boston, ero seduto nel mio appartamento a Cherry Creek, a guardare le montagne che avevo imparato ad amare, quando mi resi conto che non ricordavo l'ultima volta che mi ero sentito invisibile. Ogni giorno la gente mi vedeva, mi ascoltava, valorizzava le mie opinioni e i miei contributi. Avevo amici che volevano davvero passare del tempo con me, un lavoro che mi sfidava senza schiacciarmi, e una vita che sembrava mia invece di qualcosa che stavo prendendo in prestito da qualcun altro. Il telefono vibrò con un messaggio di Sara, ormai la mia ragazza da 6 mesi. Cena da me stasera. Preparo quella pasta che ti piace. Sorrisi e digitai, non vedo l'ora. E fu lì che capii, con certezza, che Rachele si era sbagliata su tutto. Non ero tornato strisciando a chiedere scusa. Non avevo mai rimpianto di essermene andato. E la vita che mi ero costruito senza di lei era infinitamente migliore di quella che avevo avuto con lei. Perché, a quanto pare, quando smetti di accontentarti delle briciole di qualcuno che ti vede meno di ciò che sei, scopri che meriti un banchetto intero. E da qualche parte là fuori ci sono persone pronte a servirlo. Non perché devono, ma perché lo vogliono. Rachele mi aveva dato tutto tranne l'unica cosa che contava. Ma andandomene, scegliendo me stesso invece delle sue aspettative, mi ero dato qualcosa che lei non avrebbe mai potuto darmi. Libertà. Se questa storia ti ha toccato, se ti sei mai sentito invisibile nella tua vita o nella tua relazione, voglio che tu sappia che non sei solo. Il tuo valore non è determinato da come ti tratta qualcun altro. È determinato da come ti tratti tu. Metti un like se questa storia ti ha colpito, e condividila con qualcuno che ha bisogno di sentire questo messaggio oggi. E non dimenticare di lasciare un commento qui sotto raccontando la tua storia di quando hai scelto te stesso. Alla prossima! Ricordati che a volte la cosa più coraggiosa che puoi fare è andartene da qualcuno che non riesce a vedere il tuo valore, perché meriti di stare con persone che non si limitano a tollerare la tua presenza.